Buongiorno amici del canale! Ciao! Oggi mi spiace per voi ma non ci saranno mobili bellissimi da attendervi, no, c'è questo comodino, stava per essere buttato in discarica ovviamente, c'è questa cassettina dei vini che ha subito negli anni diversi test, prove colore, altro, e adesso addirittura Emma stamattina l'ha già stuccato perché c'era il marchio della cantina del vino e noi non volevamo, diciamo, tenerla in vista, abbiamo stuccato con una mano di Materic Cream. Devo mettere però questi due pezzi sotto una mensola che ho nella cucina, dove i bimbi tengono solitamente penne, forbici, fogli, materiale per fare i compiti, ma quello è il loro angolino, perché loro i compiti li fanno con me sul piano della cucina. E quindi devono stare lì, ma è tutto in disordine, per terra, in una scatola, non va bene. Quindi ho detto, perché no? Utilizziamo questo comodino che purtroppo non ha più l'anta e non ha più il cassetto, ma a me va benissimo perché tanto inserisco i pennarelli e le scatole, stanno a posto. E questa scatola, che vista così è bruttina, ma con il riutilizzo anche qui di 4 pomelli che sono stati tolti da un vecchio armadio, possono fungere come piedini ed è molto più caruccio, molto più elegante. Quindi riempirò questa nicchia e la farò diventare più carina, più secondo le mie esigenze, perché il restyling è anche questo, il restyling non è solo cambiare il colore ai mobili, è anche il recupero, non si butta, si recupera, si salva con materiali poveri, materiali che si hanno, ma dando veramente un nuovo lustro alla casa. Quindi phon termico e spellicoliamo tutto quello che viene via. Se non avete il phon termico, anche un phon normale. Magari usiamo il phon normale, così facciamo vedere come si fa. Partiamo. Caldo in modo da seccare la colla sottostante. Vai pure. Mi raccomando, non fate forza perché altrimenti rovinate ancora di più. Quando si stacca viene via senza forza, guardate. Questo deve essere liscio, non deve avere buchi di un materiale rovinato. E solo se togliete bene quando è il momento giusto, il materiale sottostante non si rovina. Vedete che bello liscio? Abbiamo già messo i piedini sotto la scatolina. Fai vedere Emma? Lei ha fatto la X, giustamente, ha fatto il punto in cui mettere i piedini alla stessa distanza dall'esterno e li abbiamo fissati con un goccino di colla politenace, ottima per i piedi, perché rinsalda veramente tanto, e con 2 punti di sparapunti. Ora coloreremo prima la cassettina e anche il mobiletto all'esterno. Useremo Dark Sand. Sia la cassettina però all'interno che il mobiletto all'interno avranno una seconda colorazione. Andiamo? Sì. Ok, parti pure con gambellaria, sia tu che io, perché è importante ricordare sempre che i mobili, una volta poi girati, sono sul loro nome e possono continuare ad asciugare. Quindi ricordate, se avete qualche problematica, magari anche di tempo o di spazio, partite sempre con i mobili e i complementi gambellaria. Una mano di Dark Sand pura per iniziare, visto che bisogna comunque dipingere su superfici differenti che sono sia legno grezzo che legno verniciato, e via. Potrebbe uscire un goccino di tannino, vi dico la verità, però vedrò poi come fare se viene fuori. A me non spiace assolutamente anticare con le cere ed è un ottimo metodo per andare a sopperire la problematica del tannino, ovvero delle macchie più scure sui colori chiari.
Coloriamo anche l'interno della scatola. Voglio decorare la mia bella cassettina portatutto con il mio liquido transfer e le mie fotocopie magiche. E infatti ho, diciamo, proprio i fogli perfetti che si abbinano al mio progetto. Quindi non ci stanno tutti, ma le taglio e le dispongo sui vari lati della cassettina. Prima però devo preparare il supporto, perché ricordate sempre, se volete che venga bene il trasferimento di immagine, la superficie deve essere bella, liscia, vellutata e ricettiva anche al liquido transfer e alla fotocopia. Spugnettina abrasiva molto fine, di quelle che lisciano la superficie, e la passo sui 4 lati. Panno umido e tolgo l'eccesso di polvere. Questo vi aiuta, sì, ok, togliamo l'eccesso di polvere, ma anche a lisciare ulteriormente la superficie. E lo faccio anche di qua. È troppo grande, quindi taglio prima questo raggio. Non mi serve, lo tengo per un altro progettino. E vediamo se mi basta questa prima parte, che poi decoriamo in un altro modo. Come vedete la fotocopia laser è specchiata, perché noi adesso andiamo a metterla sulla superficie, quindi deve essere rivolta al contrario, e come vedete è molto tinta di un nero profondo, perché quando vado a trasferirla perlomeno sarà bella netta. Questo lo metto qua da parte e ora la giro all'ingiù, così. Cerco di essere bella centrale, anche se dopo farò una sorpresa e sotto metterò un altro decorino. Quindi vado leggermente più su, in modo da lasciare più spazio sotto. Ok, ancora un goccino. Perfetto. Un po' di nastro carta che mi aiuta a posizionare bene e tenere fermo il tutto. E ricordate sempre che questi fogli vanno utilizzati una volta sola. Quindi una volta utilizzati poi non possono più essere riutilizzati, perché l'inchiostro si deposita sulla superficie e basta, finisce lì. Mi faccio un pezzettino di scotch così, in modo che mi aiuti a sollevarmi il fogliettino e posso controllare, ok? Liquido magico, pennellino, prendo il mio cucchiaio, mi raccomando si solleva, non bisogna mai mettere il liquido quando la fotocopia è giù. E facciamo una lettera per volta, perché comunque sapete che all'interno del liquido magico c'è un pochino di solvente e quindi il solvente deve evaporare quando è troppo e deve anche avere tempo di agire e trasferire. Se ne avesse messo troppo di liquido, soffiate per bene, così almeno evapora un pochettino e noi trasferiamo solamente la giusta quantità. Voilà, se volete lo possiamo rifare una seconda volta. In questo modo siamo sicuri di predisporre bene il disegnino e di far trasferire bene tutto l'inchiostro. Man mano che ci prendete la mano vi verrà sempre più facile. Grattate sia in orizzontale che in verticale. Voilà, io continuo.
Continuiamo. Abbiamo deciso di farvi vedere la differenza tra il nostro transfer col liquido magico e il transfer design, che è questa pellicola sottile da appiccicare, da applicare. Lui è un transfer piccolo, molto carino, si chiama Lemon Tree e io non lo utilizzerò tutto, ovviamente, ne utilizzeremo solo una parte e cercheremo di far sì che i limoni o comunque la decorazione che c'è all'interno è molto particolare perché sono differenti, tu le puoi creare abbinandole come ti pare. Partano da qui e arrivino davanti nella parte frontale, perché voglio che comunque si intravedano anche nella parte frontale. Che dici, partiamo con questi più piccini? Sì. Allora, vedete, voi potete ritagliarlo a vostro piacimento. Poi qua ci sarà la fogliolina che metteremo dove serve, probabilmente davanti su una gambina, non so. E io partirei proprio con lui, con questo. Ah, qua c'è il limone che è da tagliare, perché anche lui lo appiccichiamo poi sul ramoscello dove ci serve. In realtà per un restyling come il mio è molto versatile questo transfer, è perfetto perché almeno il ramoscello va dove io voglio e il limone anche. Io partirei da qua, da sotto, così e lo farei andare avanti. In realtà avanti è comodissimo, anche perché poi appunto vedete parte di qua, arriva di qua, io poi ci metterò il limone qui che scende giù. Mi piace anche il fatto che il ramoscello entri un pochino dentro al comodino. Ora lo attacchiamo, poi intagliamo e facciamo vedere come applicarlo bene alla superficie, che non è piatta, ma utilizzatissimo. Allora, vado qui, magari un pelino più alto così il limone ci sta, e faccio così. E voilà. Qua taglio leggermente. Grazie, in modo che si possa far aderire alla perfezione. Trattiamo un po', prima poi dell'ultimo passaggio, quindi ora mettiamo tutto il transfer come ci piace e poi andiamo a fare l'ultimo passaggio, ovvero lo usuriamo leggermente perché vogliamo che tra la scatola e il comodino in realtà non ci sia molta differenza. Non esiste un meglio o un peggio, sono semplicemente due cose completamente differenti. Il liquido magico trasferisce delle fotocopie, quindi trasferisce imprimendo proprio il liquido nella superficie, mentre questo invece è un adesivo applicato alla superficie, due cose molto differenti. Però se noi vogliamo farle diventare molto simili basterà usurare leggermente anche il transfer, in modo che poi dopo si assomigliano. Ne facciamo applicare prima un lato e poi l'altro. Ora andiamo a mettere questa parte, il limone che ho tagliato prima e anche la fogliolina, che magari sale. Dove mettiamo il limone? Qui? Sì. Che dici? E la fogliolina, aspetta, io la metterei che vada sopra il gambettino del limone. Applicando i transfer l'uno sull'altro si ottiene ancora più tridimensionalità e quindi il disegno sembrerà più realistico. Per questo motivo a volte è meglio ritagliare i pezzi componendoli quando servono, dove servono. Questo va giù ovviamente perché piega. E buono. Così. Sì, bellissimo. Grazie. Sono i dettagli a fare la differenza in questo caso, non è una cosa enorme, tanto plateale, ma delicata, raffinata e che fa cadere l'occhio su questo dettaglio. Ora noi cerchiamo di comporre il nostro piacimento anche negli altri lati e poi facciamo un décapé per affinare ancora di più le due tecniche, quindi far sì che si assomiglino sempre di più. Leggero décapé con la mia levigatrice per far prima e per anticare leggermente questo transfer, perché non posso avere un transfer così nitido, netto, pulito, sembra finto, non mi piace. Quindi antichizzo i bordini e lo rendo un pochettino più vissuto e antichizzo anche il transfer. Sotto la mia levigatrice ho messo una carta
debole perché è una carta, non ha tessuto, ed è una 180, quindi la grana è molto fine, però diciamo non usura tantissimo, piuttosto si deve insistere. Un filo di cera per proteggere tutto. Mi raccomando, ricordate, per la cera e per gli oli sempre lo stesso pennello, non si usa per la cera il pennello che si usa per la pittura. Perché anche se lo lavate bene, comunque all'interno della setola possono rimanere dei residui di cera che possono non far aderire alla perfezione la pittura alla superficie. Vedete che ora il transfer è molto più anticato ed è perfetto con l'altro tipo di transfer. La passo a pennello dappertutto e poi la massaggio con un bel panno tra un po', tra qualche ora. Mi raccomando, quando passate la cera, anche all'interno di pezzi come questi che hanno uno sfregamento molto forte, fate sempre la stesura omogenea, facendo prima in un lato e poi nell'altro. Vedete, prima vado in orizzontale e poi dopo stendo la pittura nel senso opposto. In questo modo sono sicura che tutti i punti sono protetti e non si graffierà. Anche questo restyling è finito e guardate la magliettina, l'ho aggiunta perché sicuramente questa cassettina sarà più volte presa e spostata e secondo me è molto pratica. Collezione Shade on the Cake. Ora ve lo porto in casa mia, entrambi ve li porto in casa mia e li posiziono sotto questa nicchia, però aspetto che arrivi Rosa perché voglio che sistemi lei i quaderni di casa, perché almeno vedete con quale concezione un bimbo mette a posto le cose e vediamo se è utile il restyling che ha fatto mamma. A tra poco. Io e Rosa siamo pronte. Siamo pronte, Rosa? Mettiamo a posto tutto quanto. E prendi la cassettina? Prima i quaderni, i libri? Va bene? Sì. Dai, tira fuori. Ti passo quelli più grandi, così li metti dietro. Vai. Perfetto. Qua ci sono giochi, libri da colorare. Sempre da una parte chiusa così. Vai. Bella questa di Mickey, questo. Montessori, Fattoria, il mio primo libro della Fattoria. Questo è bellissimo. Vai, questi sono gli animali da colorare. Poi c'è quaderni, questi Mickey li taglia, quindi non possiamo assolutamente farli mancare. Sa che taglia tutto lui. No, poi ci sono le principesse da colorare. Abbiamo ancora dinosauri. Questo è bellissimo, l'albo magico, così. Bravissimo. E voilà. Quest'altra cassettina poi magari la coloriamo un'altra volta, che dici? Allora, qua cosa c'è? Album di disegno, mettilo più dietro. Così non si piega, non si rovina. Qua ci sono i disegnini della scuola. Perfetto, ancora questo? La bella addormentata nel bosco.
Vai, mettila a posto, che c'hai le manigliettine ed è più facile. Riesci? Perfetto! Così se vuoi tirarla fuori, sei a posto. Qua ci sono ancora matite in disordine, dai, nei boccalini qua nei bicchieri, pastelli, forbici, pasticcio c'era. 2 pezzi di un gioco che sono da mettere in ordine sopra. Quella lì. Il glitter che non deve trovare niente, se no li tutto. Un righello. E niente, 2 pennarelli che li mettiamo di là, Ah, ecco questi. Metti a posto tutto là nel posticino come ti ho detto prima. No, di qua tutto quello che è pennarelli. Bravissima. Adesso metti tutto lì dentro come ti piace. Barattoli, scatole, tutto. Hai detto prima quelli rossi. Sì, secondo me rossi dietro che sta meglio. Brava. Bravissima. Portapenne. Questo qua, quello che avevi prima. Mettilo ancora lì. E questi qua. Sopra. Che c'è proprio il suo posticino. Bravissima. Bellissimo. Questa qua la metti anche sopra? Che tempere. Ti piace? Bello, tutto in ordine? Questa qua adesso la portiamo di là perché bisogna poi colorarla. Va bene? Sì, poi li mettiamo a posto che prendere dall'altra parte. Salutiamo? Vieni. Come vedete, mettere a posto le cose dei bimbi è facile, divertente e loro devono farlo da soli perché mettendo a posto le cose in modo autonomo e indipendente crescono tantissimo e aiutano, diciamo, aiuta la loro immaginazione a capire come essere ordinati. Quindi valutate quanto sia importante sia utilizzare questi mezzi di recupero, di restyling per i bambini, quindi non buttate niente, non dovete per forza comprare dei mobili per mettere in ordine le cose, anzi si recupera, si salva e si mettono a posto anche quelli di casa che sono fantastici, essenziali e a Rosa piace. Lo teniamo in ordine? Ciao, al prossimo restyling. Saluti!